Il tempo in viaggio vola sempre, sembra ieri che siamo arrivati qui a Seoul e adesso ci spostiamo ancora più a sud, nel sud della Sud Corea. Il paese si chiama Gwangju, spero di averlo pronunciato bene, e sarà molto più tradizionale. Da questa stazione il treno ci metterà 2 ore ed è uno dei treni veloci ad alta velocità. E prima abbiamo avuto una sorta di siparietto con le ragazze dell'ufficio biglietti. È possibile fare il biglietto in autonomia, solo che evidentemente per questioni di tempo siamo arrivati alla fine, i biglietti non erano più disponibili, però andando ad aggiornare continuamente la pagina, i biglietti, i posti magicamente comparivano, però dovevi essere pronto per acquistare il biglietto perché poi riaggiornando non lo vedevi più. E le ragazze appunto ci hanno aiutato ad approfittare del momento più propizio. È praticamente il gioco della talpa, no? Esce la talpa. Beh. Non ce la facevo più, c'erano i pinguini su quel treno. Fortuna che è durato solo 2 ore, non so se avrei potuto resistere a qualche minuto di più. Comunque dal treno ho notato la particolarità qui in Sud Corea, tendono tanto a costruire in verticale, ci sono tanti palazzoni, a mio avviso anti-estetici, nonostante ci sia tanto spazio, è particolare. Siamo finalmente arrivati a Gwangju! Che carini che sono gli anziani qua, fanno di tutto per darti una mano, ma parlano solo in sudcoreano, quindi non sono super efficaci. Stiamo andando in un villaggino super turistico tipico nel bel mezzo del nulla, la fermata tipo è questa qui sulla tangenziale, non c'è nulla. Questo è il villaggio. Il tabellone dice che in questo villaggio ci sono anche persone che ci vivono, quindi come al solito non fare casino. È proprio un bel villaggetto rurale. La magia cade un po' quando vedi le Tesla parcheggiate, tipo quella. C'è anche la cassetta delle poste lì. Ma io sono troppo curioso. Guardate di che rosso schiocco sono questi peperoncini. Wow! Sono da essiccare? No, niente, decisamente non mi piacciono questi palazzoni. Sono tutti poi anche marchiati e numerati.
Ma che bello il lungomare visto da qua, anche se ci sono le gru in fondo. Però sembra balneabile la zona. I sentierini all'ombra sono sempre molto apprezzati. Eccolo qui dietro gli alberi. Che forte! Si chiama Spacewalk. E sarà ancora più forte sotto questo sole. Una diavoleria dell'era moderna! Che peccato, la parte più ripida è chiusa! Ma poi come si fa lì? Che seriosi che sono, praticamente è contingentato e non si può portare nulla di cibo e di bevande. Super previdenti, non mi hanno fatto portare neanche il gimbal sopra. Ah, che bello, si sta freschissimi qua, tira un'arietta. Alla fine arrivi a essere anche bello alto. È come fare le montagne russe ma comodamente a piedi. Peccato per il paesaggio, poteva essere leggermente migliore, però è gratis venire qui ed è un'esperienza comunque. Non so se si nota in video, ma questa parte qui è super ripida. Rischio anche di capottarmi facile qui. Veramente carino, super consigliato. Poi con l'autobus qui è un attimo, arrivi subito. Gli autisti sono pazzi con gli autobus di linea. Siamo come sempre in palese ritardo, ma i coreani hanno imparato a conoscerci e quindi hanno prolungato l'orario di chiusura, solo per noi. Ah, questa usanza mi è familiare. È una fortuna che stavolta non sia necessario avere i pantaloni lunghi per entrare in questi posti, evidentemente non sono poi così religiosi e così pignoli da coprire le gambe come in altri paesi asiatici. Ah, che bene che si sta qui sotto. Sembra di stare sotto l'ombrellone in spiaggia. Penso sia una lanterna con tutti i desideri scritti sotto. Bello, molto carino. Super colorato. Qui hanno i bagni che profumano di marshmallow, ma noi ce lo sogniamo. In alcuni casi ci sogniamo anche i bagni in giro, quindi caspita. Bravi, bravi, bravi. Andiamo a goderci il meritato riposo perché il sole, il caldo ogni giorno veramente è sfiancante. Per poi stasera vedere l'ultima chicca della città di Gwangju. 스파이더 여기 있다. 스파이더. Non ho la più pallida idea dove siamo, però a quest'ora soprattutto merita tantissimo. Ma che carino questo posto! Peccato che siamo arrivati leggermente in ritardo, abbiamo solo mezz'ora per visitarlo. Ma c'è un sacco di gente, c'è tutta Gwangju qui.
Ma quanta bella gente che c'è qua! Che atmosfera con queste lucine! Questa è la vocina che dice che tra un po' chiude. Fine della visita al giardino slash palazzo slash parco di Gwangju. Si chiude il tour di questa piccola e carinissima città. Domani si riparte direzione Busan, la seconda città più grande della Sud Corea. Buonanotte! Sempre rigorosamente vestiti. Hanno le foglie d'oro per i desideri. Ci hanno anche portato i noodle del ramen. Wow! Lascio a voi decidere a cosa sembra. Ti spruzzano all'uscita.